Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi, come promesso, vediamo come fare queste sfere ad uncinetto. All'interno ho messo una fila di luci LED, come diverse di voi avevano già intuito. Devo dire che mi piace tantissimo, io le userò, ne voglio mettere qualcuna nella libreria per fare un po' di luce per Natale, ma ovviamente si possono utilizzare anche nel resto dell'anno come alternativa a un punto luce, una candelina, a una cosa del genere. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace, se la rifarete, scrivendo tanti bei messaggi qui sotto al video oppure regalandomi il vostro like. Alla fine del video vi do anche un paio di idee su come nascondere la batteria. Per fare le sfere, come per il portacandele, ho usato il cablè numero 5 e un uncinetto da 1,75 mm. Con un gomitolo fate 2 sfere e qualcosa, perché ogni sfera pesa circa 18 grammi. Se volete utilizzare anche voi questo filato, nella descrizione del video vi lascio il link al sito web della merceria Arcobaleno, dove potete trovare il cablè 5 in tantissimi colori diversi. A Natale manca veramente poco ormai, ma fare queste sfere è veloce e divertente e quindi non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo un anello magico. E teniamo una codina di filo un po' lunga all'inizio. Nel giro 1 lavoriamo 12 punti alti nel cerchio. Il primo lo sostituiamo con 3 catenelle. La prima catenella è quella dell'anello magico. E lavoriamo altri 11 punti alti nel cerchio. Lavorati i 12 punti alti, tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. E chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto, quello che avevamo sostituito con 3 catenelle. Nel giro 2 lavoriamo un punto alto doppio che sostituiamo con 4 catenelle, una catenella e un punto alto doppio nello stesso punto. E una catenella. E questa è la ripetizione che ripetiamo per ogni punto. In ogni punto lavoriamo un punto alto doppio, una catenella, un punto alto doppio, una catenella e ripetiamo in questo modo per tutto il giro. Chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto doppio, quindi nella quarta catenella. E ci spostiamo con un punto bassissimo nel prossimo archetto. Nel giro 3 lavoriamo solo negli archetti di una catenella del giro precedente. Lavoriamo 4 catenelle e nel prossimo archetto un punto alto doppio. Questi 2 punti rappresentano 2 punti alti doppi chiusi assieme. Lavoriamo 8 catenelle e questa è la ripetizione che ripetiamo. 2 punti alti doppi chiusi assieme nei prossimi 2 archetti. Con il primo punto alto doppio mi fermo qui, ne lavoro un altro e poi chiudo questi 2 punti insieme. Questi sono 2 punti alti doppi chiusi assieme. E poi lavoriamo 8 catenelle. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro.
2 punti alti doppi chiusi assieme, ognuno in un archetto, 8 catenelle. Alla fine del giro sostituiamo l'ultimo archetto di 8 catenelle con 4 catenelle e un punto alto doppio lavorato nel primo punto, che sono i primi 2 punti alti doppi chiusi assieme. In questo modo formiamo un archetto grande come 8 catenelle, ma ci troviamo al centro dell'archetto, che è dove vogliamo essere per iniziare il prossimo giro. Lavoriamo un punto alto che sostituiamo con 3 catenelle e 4 catenelle per l'archetto. E in questo primo archetto lavoriamo altri 3 punti alti. Lavoriamo 3 catenelle e la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro è 3 punti alti nell'archetto, 4 catenelle, 3 punti alti nello stesso archetto, e 3 catenelle. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. 3 punti alti, 4 catenelle, 3 punti alti, 3 catenelle. Ripetiamo in questo modo in ogni archetto. Alla fine completiamo il giro lavorando 2 punti alti nel primo archetto, e chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto alto, quindi nella terza catenella. Ci spostiamo nell'archetto lavorando punti bassissimi, ne lavoriamo 3 per arrivare alla terza catenella. E da qui iniziamo il prossimo giro. Nel prossimo giro lavoriamo 3 punti alti tripli chiusi assieme, uno in ogni archetto. Sostituiamo il primo con 5 catenelle e ne lavoriamo altri 2. 3 volte filo sull'uncinetto, entro nell'archetto e chiudo a 2 fino alla penultima chiusura. Mi fermo qui e inizio un altro punto alto triplo. E mi fermo anche qui prima dell'ultima chiusura. In questo modo ho 3 punti alti tripli che chiudo assieme e questo è il primo punto del giro. 9 catenelle, e ripetiamo partendo dallo stesso archetto in cui abbiamo lavorato l'ultimo punto alto triplo e lavoriamo 3 punti alti tripli chiusi assieme. 1, 2, 3 e chiudiamo tutto insieme. 9 catenelle, e questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. Quindi adesso ricominciamo dall'archetto in cui abbiamo lavorato l'ultimo punto alto triplo, lavoriamo 3 punti alti tripli chiusi assieme e 9 catenelle.
Alla fine lavoriamo l'ultimo punto alto triplo non chiuso nel primo archetto. Chiudiamo insieme e sostituiamo l'ultimo archetto con 4 catenelle e un punto alto triplo che lavoriamo nel primo punto del giro. In questo modo siamo già al centro dell'archetto e da qui iniziamo il prossimo giro. 3 catenelle per sostituire il primo punto alto e 3 catenelle per l'archetto. E in questo stesso archetto lavoriamo altri 3 punti alti. Cinque catenelle e lavoriamo nel prossimo archetto la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. 3 punti alti, tre catenelle, 3 punti alti, e 5 catenelle. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. In ogni archetto 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti, 5 catenelle. Completiamo il giro lavorando 2 punti alti nel primo archetto e chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto alto, quindi nella terza catenella. Ci spostiamo con punti bassissimi al centro dell'archetto nel giro 7 lavoriamo una catenella per sostituire il primo punto basso, 5 catenelle, nel prossimo archetto lavoriamo 3 punti alti, tre catenelle, 3 punti alti. Poi lavoriamo 5 catenelle, un punto basso nel prossimo archetto e ripetiamo 5 catenelle nell'archetto, 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti, 5 catenelle, un punto basso nel successivo archetto. E lavorando questa ripetizione completiamo tutto questo giro. Sostituiamo l'ultimo archetto di 5 catenelle con 2 catenelle e un punto alto nella prima catenella del giro, che è quella che sostituiva il primo punto basso. In questo modo ci troviamo al centro dell'archetto e da qui partiamo per il giro successivo. Nel prossimo giro lavoriamo solo negli archetti di 5 catenelle e lavoriamo 2 punti alti tripli chiusi assieme. Sostituiamo il primo con 5 catenelle e lavoriamo l'altro punto alto triplo nel prossimo archetto. 9 catenelle
Ripetiamo 2 punti alti tripli chiusi assieme nei prossimi 2 archetti di 5 catenelle. Uno e mi fermo qui, ne inizio un altro. E poi chiudiamo tutto assieme. E 9 catenelle. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. 2 punti alti tripli chiusi assieme nei 2 archetti di 5 catenelle, 9 catenelle. Sostituiamo l'ultimo archetto con 4 catenelle e un punto alto triplo, che lavoriamo nel primo punto alto triplo del giro. Qui. Nel prossimo giro lavoriamo 3 catenelle per sostituire il primo punto alto e 3 catenelle per l'archetto e altri 2 punti alti in questo archetto. Passiamo direttamente al prossimo archetto e qui lavoriamo 2 punti alti, tre catenelle, 2 punti alti. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. In ogni archetto lavoriamo 2 punti alti, 3 catenelle, 2 punti alti. Completiamo il giro lavorando il punto alto che manca nel primo archetto e chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto alto. Camminiamo con punti bassissimi al centro del prossimo archetto e qui iniziamo il prossimo giro. Lavoriamo una catenella che sostituisce il primo punto basso e 7 catenelle. Nel prossimo archetto lavoriamo un punto basso e 7 catenelle. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. In ogni archetto un punto basso e poi 7 catenelle. Sostituiamo l'ultimo archetto con 3 catenelle e un punto alto doppio nella prima catenella del giro, che era quella che sostituiva il primo punto basso. Nel prossimo giro lavoriamo 2 punti alti doppi chiusi assieme, ognuno in ogni archetto. Sostituiamo il primo con 4 catenelle e lavoriamo un punto alto doppio nel prossimo archetto. E questo è il primo punto del giro. Lavoriamo 2 punti alti doppi chiusi assieme, ognuno in un archetto. E ripetiamo in questo modo per tutto il giro. Alla fine chiudiamo il giro nei primi 2 punti alti doppi chiusi assieme, cioè le catenelle e il primo punto alto doppio. Qui portate pazienza perché rimaniamo con 6 punti e il lavoro è piccolo. Tagliamo il filo un po' lungo . Infiliamo il filo in un ago senza punta e chiudiamo il foro che rimane entrando nelle mezze catenelle esterne dei 6 punti che rimangono, da fuori verso il centro.
come quando chiudiamo i fori degli amigurumi. E alla fine tiriamo il filo e in questo modo chiudiamo perfettamente il forellino che c'è sopra. Sul retro del lavoro facciamo un nodino e nascondiamo il filo attraverso i punti. Una volta conclusa la lavorazione ad uncinetto, non ci resta che dar forma alla sfera e indurirla. Per indurirla io uso una miscela di acqua e colla vinilica al 50%, metà acqua, metà colla. Mescolate bene, inserite il pezzo uncinetto, lo imbevete e poi lo strizzate per bene. Al posto dell'acqua e colla potete usare l'amido che si usava una volta per inamidare i centrini, o una miscela di acqua e zucchero o qualunque altro metodo voi conosciate. Io ho testato questo di acqua e colla e mi sono trovata molto bene. E poi inseriamo il palloncino, un palloncino normale, lo inseriamo in uno dei fori grandi e lo facciamo uscire da sopra e lo gonfiamo quanto è necessario. Chiudiamo il palloncino, lo appendiamo e lo lasciamo asciugare per circa 24 ore e poi basta con uno spillo rompere il palloncino e la sfera è pronta. All'interno ho inserito una fila di lucine LED, di queste con la batteria, è una fila di 2 metri con 20 lucine. Per quanto mi riguarda queste sfere le lascerò appoggiate da qualche parte in casa per fare un po' di luce e questa la nasconderò dietro a qualcosa o sotto a qualcosa. Però se volete potete anche appendere queste sfere, fate un laccetto qui sopra e questa, la batteria, la potete inserire all'interno della sfera o rivestirla di lavorazione ad uncinetto e inserirla all'interno della sfera in modo che sia ancora più nascosta. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che anche questa idea vi piaccia e che la rifacciate. E se così fosse, come sempre, non dimenticate di condividere le vostre foto con me. Adoro vedere i vostri lavori, potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio tantissimo di avermi seguita anche in questo tutorial e di averlo guardato fino alla fine. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!